Salve, ben ritrovati. Andiamo oggi a vedere come ho realizzato il calciatore mascotte della Juve. Quindi, per prima cosa, cominciamo con la testa e andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Pigliamo quindi il nostro anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie. Per quest'altro giro andiamo a fare una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie. Andiamo ora a fare ogni 2 maglie un aumento, in tutto saranno 24 maglie. Andiamo ora a lavorare ogni 3 maglie un aumento, in tutto saranno 30 maglie. Andiamo ora a lavorare ogni 4 maglie, andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 36 maglie. Andiamo ora a fare un altro giro di 36 maglie. Andiamo ora a lavorare ogni 5 maglie, andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 42 maglie. Andiamo ora a lavorare un altro giro di 42 maglie. Andiamo ora a lavorare 6 maglie, andiamo a fare il nostro aumento, in tutto saranno 48 maglie. Andiamo ora a lavorare 48 maglie per altri 5 giri. Per quest'altro giro andiamo a lavorare 6 maglie, andiamo a fare 6 diminuzioni, andiamo a lavorare 6 maglie e altre 6 diminuzioni e poi le restanti 12 maglie e in tutto saranno 36 maglie. Andiamo ora a fare altri 3 giri di 36 maglie. E dopo aver effettuato i nostri 3 giri andiamo a fare 7 maglie, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Andiamo ora a fare 6 aumenti, quindi nelle 6 maglie successive andiamo a fare i nostri 6 aumenti, quindi 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E quindi andiamo poi a proseguire tutto il nostro giro fino ad arrivare a 42 maglie in tutto con gli aumenti. Andiamo ora a lavorare ogni 5 maglie, andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 36 maglie. Andiamo a lavorare ogni 4 maglie, andiamo a fare una diminuzione e andiamo a fare quindi in tutto 30 maglie. Quindi andiamo a lavorare ogni 3 maglie, andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie. Andiamo ora a lavorare ogni 2 maglie una diminuzione, in tutto saranno 12 maglie, dopodiché staccheremo il filo e chiuderemo il nostro lavoro. Quindi andiamo a staccare il nostro filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica la nostra testa, riempiendo tutti gli spazi in modo che venga pienotta. Andiamo ora ad occuparci del corpo. Per realizzare il corpo del nostro calciatore andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Quindi andiamo a contare le nostre 6 maglie. Quindi il nostro anello e andiamo a fare un aumento in tutte le maglie, quindi ci ritroveremo con 12 maglie. Andiamo quindi ora a lavorare una maglia e un aumento per tutto il giro, saranno quindi 18 maglie. Andiamo ora a fare ogni 2 maglie un aumento, in tutto saranno 24 maglie. Andiamo ora a lavorare ogni 3 maglie un aumento, in tutto saranno 30 maglie. Andiamo ora ad effettuare un altro giro di 30 maglie. Andiamo ora a fare ogni 4 maglie un aumento, in tutto saranno 36 maglie. Andiamo ora a lavorare 36 maglie per altri 5 giri. Andiamo ora a fare ogni 4 maglie una diminuzione, in tutto saranno quindi 30 maglie. Andiamo ora a fare un altro giro di 30 maglie. Andiamo ora a fare ogni 3 maglie, andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie. Andiamo a lavorare 24 maglie per altri 5 giri. Andiamo ora a fare ogni 3 maglie un aumento, in tutto saranno 30 maglie. Andiamo ora a lavorare altre 30 maglie per 3 giri. Andiamo ora a lavorare ogni 4 maglie un aumento, in tutto saranno quindi 36 maglie. Andiamo ora a lavorare 36 maglie per altri 6 giri. Andiamo ora a lavorare ogni 4 maglie una diminuzione, in tutto quindi saranno 30 maglie. Andiamo ora a fare ogni 3 maglie una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie. Andiamo ora a fare ogni 2 maglie una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie. Andiamo ora a fare un altro giro di 18 maglie. Andiamo ora a fare una maglia e una diminuzione, in tutto saranno 12 maglie. Andiamo ora a fare altri 2 giri di 12 maglie, dopodiché riempiremo il nostro lavoro e chiuderemo il nostro lavoro. Quindi dopo aver effettuato altri 2 giri di 12 maglie andiamo a chiudere il nostro lavoro e andiamo a riempire il nostro corpo.
Per realizzare il braccio del calciatore andiamo a fare un anello magico di 6 maglie. Andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie. Andiamo ora a fare un altro giro di 12 maglie. Andiamo ora a fare 3 maglie alte chiuse insieme per realizzare il pollice della mano, quindi andiamo a fare le nostre 3 maglie, le andiamo a chiudere insieme e proseguiamo poi con le 11 maglie restanti e andiamo poi ad effettuare quindi tutti insieme 12 maglie. Andiamo ora a scalare le prime 2 maglie e quindi ci ritroveremo con 10 maglie. Andiamo ora a lavorare 10 maglie per altri 22 giri. Arrivati a questo punto andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e a dare la forma al nostro braccio, riempiendo i lati dove serve più e dove serve di meno, e andiamo poi via via con le chiusure fino a chiudere completamente il nostro braccio. Per realizzare le dita della mano entriamo col nostro uncinetto in questo punto e andiamo quindi a realizzare 3 maglie a catenella, quindi 1, 2 e 3. Andiamo poi nella prima maglia e andiamo a fare la nostra maglia bassa, quindi 1, 2 e 3 maglie basse. Entriamo poi con l'uncinetto nella stessa maglia dove abbiamo fatto le 3 catenelle e andiamo a chiudere il nostro lavoro. Entriamo nella maglia successiva e andiamo a fare la stessa operazione, quindi andiamo a contare le nostre 3 maglie e andiamo a fare le maglie basse così come abbiamo fatto per questo dito. Andiamo a fare anche le altre 3 dita. Per realizzare la gamba del nostro giocatore mascotte iniziamo dal piede, quindi andiamo ad avviare una catenella di 10 maglie, quindi andiamo a lavorare 10 maglie. Quindi andiamo poi a lavorare 10 maglie basse da una parte e 10 maglie basse dall'altra parte, quindi in tutto saranno 20 maglie. Quindi abbiamo lavorato le 10 maglie, andiamo a lavorare le altre 10 maglie per completare il giro di 20 maglie. Quindi girando il lavoro, lavorando la catenella dalla parte di sotto. Quindi andiamo a fare 2 aumenti nella prima maglia, 1 nelle prime 2 maglie e 2. Andiamo poi a lavorare 8 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo poi a fare 4 aumenti nelle maglie successive, nelle 4 maglie successive. Quindi andiamo a fare i nostri 4 aumenti. 1, 2, 3 e 4. E andiamo poi a lavorare le nostre restanti maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi andiamo ora a lavorare prendendo soltanto la parte esterna del nostro lavoro. Quindi andremo a contare in tutto 28 maglie, lavorando solo la parte esterna. Andiamo ora a lavorare 8 maglie, andiamo a fare 6 diminuzioni e andiamo a lavorare 8 maglie, in tutto saranno 22 maglie. Andiamo ora a lavorare 8 maglie, andiamo a fare 4 diminuzioni e andiamo a lavorare altre 6 maglie. In tutto saranno 18 maglie. Andiamo ora a lavorare 6 maglie, andiamo a fare 4 diminuzioni e 4 maglie. In tutto saranno quindi 14 maglie. Andiamo ora a fare un altro giro di 14 maglie. Cambiamo il filato con quello bianco e andiamo a fare un giro di 14 maglie con il filato bianco. Riprendiamo il filato nero e andiamo a fare altri 4 giri con il filato nero di 14 maglie.
Riprendiamo ora il filato bianco e andiamo a fare un altro giro con il filato bianco di 14 maglie. Prendiamo il filato nero e andiamo a fare un altro giro di 14 maglie con il filato nero. Riprendiamo il filato bianco e andiamo a fare un altro giro con il filato bianco di 14 maglie. Riprendiamo nuovamente il filato nero e andiamo a fare un altro giro di filato nero con 14 maglie. Tagliamo definitivamente il filato nero e andiamo a riprendere il filato bianco e questa volta andiamo a fare 2 giri di filato bianco di 14 maglie. Stacchiamo definitivamente il filato bianco e andiamo a prendere il color carne e andiamo a fare un giro prendendo solo la parte esterna in questo modo e andiamo a fare un giro di 14 maglie prendendo solo la parte esterna. Andiamo ora a fare 2 diminuzioni nelle prime 2 maglie e in tutto ci ritroveremo con 12 maglie. Andiamo ora a lavorare altri 3 giri di 12 maglie. Andiamo ora a riempire un po' con l'ovatta sintetica la nostra gamba fino a questo punto e andiamo poi a fare altre 2 diminuzioni nelle prime 2 maglie, quindi in tutto saranno 10 maglie. Andiamo ora a lavorare 10 maglie per altri 4 giri. Andiamo ad imbottire un altro po' e poi andiamo a fare 2 aumenti nelle prime 2 maglie e in tutto quindi saranno 12 maglie. Andiamo ora a lavorare altri 7 giri di 12 maglie. Andiamo a riempire un altro po' e andiamo a fare 2 aumenti nelle prime 2 maglie, in tutto saranno quindi 14 maglie. Andiamo ora a fare altri 6 giri di 14 maglie, dopodiché chiuderemo il nostro lavoro in questo modo lasciandolo aperto sopra. Se volete rendere il vostro pupazzo più rigido, più solido, andate ad inserire nelle gambe un po' di filo di ferro, andate fino alla base e andate a piegare leggermente in modo da fare da sostegno al piede. Andate poi a inserire al lato del bacino il vostro filo di ferro e poi entrerete nell'altra gamba e andrete a fare la piega in modo che si entri poi nel piede, così come abbiamo fatto da quest'altro lato. Quindi una volta che avete inserito, così come vi ho detto, il filo di ferro, andate poi a cucire in questo punto da una parte e dall'altra intorno alla vostra gamba. Stessa cosa potete fare anche per le braccia, quindi andate a infilare a seconda della misura, andate a prendere e andate ad infilare poi il braccio facendo una piccola rotondità alla punta in modo che non si sfili. Andate quindi a formare questo piccolo occhiello e andate a inserire in questo modo il vostro braccio fino al termine e arriverete poi alla spalla. Quindi andate a inserire in questo modo e andate poi a cucire. Fate attenzione ad inserire il pollice al lato giusto da una parte e l'altra della vostra mano. Andate poi a inserire una bacchetta di plastica, una cannuccia oppure un altro po' di filo di ferro anche nella testa, nel collo, in modo che sia più rigido. Prima di cucire la testa vi consiglio di ricamare gli occhi oppure di completare il viso e poi andate a cucirla sulla base del collo. Quindi andate poi a ricamare gli occhi ed andate a inserire i capelli a ciuffettini, quindi io prendo 4 fili di lana e li vado a posizionare in questo modo. Entro con l'uncinetto in questo punto del viso e vado a tirare fuori in questo modo, poi tiro fuori ancora e chiudo in questo modo. Vado quindi ad applicare su tutta la testa i miei 4 ciuffetti di capelli, dopodiché vado a ritagliare con le forbici la misura che voglio ottenere. Andiamo poi quindi a fargli la maglia e i pantaloncini. Per la maglietta io ho avviato una catenella di 40 maglie, dopodiché ho suddiviso le 40 maglie ogni 4 maglie bianche e 4 maglie nere, 4 maglie bianche e 4 maglie nere finché si fa tutto il giro. Dopodiché, dopo aver fatto 2 giri di maglia bassa,
ho fatto dei giri con le maglie alte. Ne ho fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 giri. Però gli ultimi 3 giri di maglia mi sono fermata, quindi ai 10 giri in questo punto mi sono fermata perché ho lasciato lo spazio, quindi lo spazio di due colori, quindi il bianco e il nero, questi laterali, e quindi di 8 maglie per realizzare poi la manica. Per le maniche andate a avviare 28 catenelle, però in questo caso anziché fare 4 maglie bianche andate a fare in questo modo, andate a fare sì 4 maglie bianche, 4 maglie nere, 4 maglie bianche, però all'ultimo giro andate a fare 2 giri di maglie nere. Servirà poi per realizzare questa piccola riga che sarà la divisione delle altre righe in questo modo, perché la maglietta è formata in questo modo. Quindi dopo aver realizzato la parte davanti, andiamo a continuare la nostra parte di sopra, che è formata da altre 3 maglie alte, e poi andate a collegarvi con le maniche, cucendo le maniche nel giro fino ad arrivare al sopra della manica. Andate poi a fare un giro di maglie basse con il filato nero per fare il contorno del colletto. Quindi per i pantaloncini andate ad avviare una catenella di 40 maglie, dopodiché andate a fare degli aumenti fino ad arrivare a 44 maglie. Andate a fare quindi 44 maglie e poi andate a dividere a pantaloni. Arrivati a questi giri, quindi vi dirò il numero dei giri, andate poi a fare delle maglie alte. Quindi andate a lavorare per 7 giri di maglie basse, dopodiché andate a lavorare altri 5 giri di maglie alte, suddividendole tra le gambe. Quindi andate a fare 22 maglie da questo lato e 22 maglie le andrete a fare dall'altro lato. Quindi se volete sapere vi faccio un altro video dove spiegherò come ho realizzato la maglia e i pantaloncini. E poi ho fatto il ricamo degli occhi, il naso e la bocca. Poi vi ho fatto anche il pallone, poi sono andata a terminare anche con la decorazione delle scarpe in questo modo. Spero che vi piaccia questo mio lavoro, vi do un grande abbraccio. Se volete essere salutati basta scrivere giù sotto i commenti e vi sarò lieta di salutarvi anche nel video. Ciao ciao, a presto! Non vi dimenticate di iscrivervi. Ciao ciao!